Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Abbiamo l'eremita, amici del Sagittario, periodo di introspezione per qualcuno. Quando c'è la carta dell'eremita si parla di una ricerca della propria verità, della propria luce interiore. È un po' come riscoprire se stessi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi e trovate anche altri link a video utili come per esempio il corso gratuito di tarocchi o le letture semestrali per il 2023. Allora, abbiamo un re di spade, un 6 di bastoni, la regina di pentacoli, 3 di spade, fante di bastoni, 6 di coppe e 3 di coppe. Allora, partiamo con questo re di spade. Può far riferimento a un capofamiglia, a una persona di riferimento, o potreste anche essere voi. Lo andiamo poi a vedere meglio anche con i mini tarocchi. Sta di fatto che c'è un'energia piuttosto stabile, piuttosto direi organizzata. Il 6 di bastoni è una carta che parla di qualche riconoscimento che sta arrivando. Se non vi è ancora arrivato, sta per arrivare, è imminente. Ehm, Può essere un riconoscimento a livello verbale, anche se ho come la sensazione che per qualcuno si vorrebbe qualche cosa di più, a livello un po' più concreto, più, diciamo, monetario. Mm? Concreto, non necessariamente monetario. La regina di denari. Allora, potrebbe essere una figura alla quale voi facciate riferimento, ma come la sensazione che è come un ruolo al quale voi state aspirando. Mentre il 3 di spade è una carta che parla normalmente di una grossa sofferenza ed è come se qui ancora qualcuno avesse bisogno con questa carta dell'eremita di fare un lavoro di introspezione. Difatti poi abbiamo un fante di bastoni, un 6 di coppe e un 3 di coppe. Ho come l'idea che qui ci sia da rigenerarsi un po', da ricominciare a trovare l'entusiasmo nella vita, i propri sogni. È come se fosse un invito a, a coltivare di più le amicizie. Guardate, il 3 di coppia in realtà è una carta di forte festeggiamento, di tempo di raccolta, di celebrazione, di allegria. È una carta di amicizia, di compagnerismo. Non so se si dice in italiano compagnerismo o se è in spagnolo. Comunque, mi avete capito. Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Cavaliere di bastoni. E temperanza al contrario. Sì, ho come la sensazione che se questa persona, se questo re di spade rappresenti una persona, la persona tendenzialmente può essere fredda per certi versi, ma molto passionale, determinata e focosa per altri versi. C'è comunque una sorta di disequilibrio, eh? Con la carta della temperanza ho come la sensazione che ci sia qualcosa da mettere in ordine, perché è al contrario. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 6 di spade al contrario, abbiamo il 3 di pentacoli e il 6 di pentacoli al contrario. È come se
vi fosse riconosciuto un risultato che state aspettando da molto tempo, o è come il raggiungimento di un obiettivo che voi state aspettando da molto tempo. Il fatto che il 3 di pentacoli e il 6 di pentacoli siano al contrario, ho come la sensazione che stiate... perdonate come ve lo dico, però è un po' come se vi dessero la pacca sulla spalla, che sì, fa piacere, però alla fine parliamo di cash. Nel senso, ho come la sensazione che qualcuno qui abbia bisogno di essere valutato di più, che se fosse una relazione interpersonale, per esempio tra fratelli, non fosse una relazione dove c'è uno scambio economico, è proprio una questione di dare un valore al tempo e allo sforzo che l'altra persona dà. Andiamo a vedere la regina di denari. Sette di pentacoli e 2 di spade. Allora, il 2 di spade dice che c'è qualche cosa che non si vede e che riguarda qualche cosa di interno. 2 di spade, 3 di spade. C'è una sorta di sofferenza. Ragazzi, voglio andare a vedere anche il 3 di spade. Imperatrice e regina di spade. Allora, ho come la sensazione che ci sia un progetto, un'idea, qualche cosa che vorreste gestare, ma non ci sono gli equilibri, non ci sono per qualcuno le risorse economiche proprio. Ed è per quello che forse arriva la pacca sulla spalla, ma poi alla fine non si concretizza. Perché giustamente sì, magari avete una buona idea, però magari non ci sono i presupposti a livello economico. La carta del 7 di Pentacoli è una carta che parla di aspettare, di pazientare. Ok, e qui invece abbiamo di nuovo questa sorta di gestazione che fa fatica a manifestarsi, mi verrebbe da dire, ma qui, allora, per qualcuno ragazzi questo 3 di spade è riferito letteralmente alla madre, perché abbiamo l'imperatrice, qui c'è la regina di spade e il re di spade che potrebbero essere i genitori tranquillamente, come se qualcuno qui non riuscisse a fiorire a causa di una sofferenza che è ancora da elaborare e con l'eremita sento che sarete chiamati in questo periodo o sì a guardarvi dentro. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Quante carte per il fante di bastoni? Allora, 7 di spade, gli amanti, 2 di pentacoli. Facciamo così. 4 di coppe al contrario, 7 di bastoni al contrario, cavaliere di coppe al contrario, 6 di coppe al contrario, 6 di coppe, 6 di coppe. Ragazzi, ho come chiara la sensazione che andrete a elaborare con questo remita la vostra idea romantica di amore. Mm? Perché 6 di coppe è una carta che parla molto di quello che è l'amore dell'infanzia, l'amore platonico, l'amore, i primi amori, quelli ancora appunto platonici, romantici, quelli dove batte forte il cuore, dove ci sono le farfalle nella pancia, quelle botte di emozione da togliere il fiato. Allora, per qualcuno questo fante di bastoni può rappresentare un figlio, se per esempio siete voi genitori e questo discorso è legato al vostro modo di essere madre nei confronti di un figlio, però è come se qui, perché poi abbiamo anche la carta degli amanti, E vi dico che cambiare del punto di vista perché? Perché quando c'è sette di spade ci sono sempre delle proiezioni, delle cose non dette, ma anche proprio a se stessi.
Andiamo avanti, vediamo il 6 di coppe. Tre di coppe, 3 di coppe. Allora, il 6 di coppe, come vi dicevo, fa riferimento all'infanzia e qui ho come la sensazione che qualcuno debba o difendersi da qualche questione, qualche da qualche idea romanticizzata che ci si è costruiti durante l'infanzia, ok? Anche per quello che riguarda l'amicizia, perché comunque queste sono tre carte di forte amicizia, ripeto, è amore platonico, è quell'amore genuino, puro, quando dareste tutto per l'altro, ma non c'è ancora, diciamo, la parte fisica, no? Quando sentite quell'unione con l'altra persona, che può essere anche un'amica, un amico, cioè non necessariamente è una questione romantica. Andiamo a vedere tre di coppe. Giudizio. E re di coppe al contrario. Sì, ragazzi, ho come l'idea che inizierete a vederci chiaro. Se ci fate caso in questo mazzo molto bello c'è rappresentato un occhio anche, no? Il vedere dentro, che è anche un po' il richiamo a questa carta. Qui c'è qualche questione legata. Allora, se fosse una questione appunto emotiva, c'è qualche idea che voi avete acquisito nel passato per quello che riguarda o una maternità o la costruzione della famiglia o come devono andare certi equilibri all'interno di una coppia che andrete piano piano a riequilibrare, mi viene da dire, ok? È come se vedeste un pochettino le bugie che potrebbero essere raccontate o quelle che raccontate a voi stessi. Ripeto, se fosse un figlio potrebbe far riferimento al distacco in questo momento del figlio dal vostro modo di pensare, al fatto che è un po' come se prendeste consapevolezza che non tutti devono pensare esattamente come voi, ma perché ognuno può avere il proprio modo di vedere le cose ed è anche giusto, nel senso che ognuno si racconta le bugie che deve raccontarsi perché ha il proprio percorso di vita. Però ecco, forse un po' il lasciare andare certe dinamiche. Se fosse una questione di lavoro, anche qui ho come la sensazione che si otterrà un risultato, perché c'è comunque la carta del giudizio, c'è il festeggiamento, può essere un sogno che avete da lungo tempo. Io qua sentivo questo progetto che era un po' che si cercava di realizzare, però una volta che riuscite a capire dove sono le proiezioni, dove sono le vostre illusioni, i sogni che dovranno essere un attimino riequilibrati, riportati in equilibrio, quello da difendere, fondamentalmente quello da lasciare andare, sento che è un po' come se si iniziassero a muovere le energie. La carta del giudizio è una carta di rinascita. Per qualcuno, avendo il giudizio e il 6 di coppe due volte, si tratta di una persona, e qui vediamo il fante di bastoni, che potrebbe farsi viva dopo tempo, ragazzi, dopo tempo, perché quando c'è il giudizio si parla di anni. Guardate, in realtà è un incontro in amicizia. mm? Non c'è un sentimento maturo in questo senso, se per caso qualcuno si stesse chiedendo se la persona di cui siete innamorati da tanto tempo dovesse tornare, ecco, se dovesse farsi sentire, non ha, vi dico, un sentimento maturo nei vostri confronti, ma è più una questione di amicizia, più perché magari vuole sapere come state o cose di questo genere. Ho anche l'idea che per qualcuno si tratti di incontrare casualmente una persona in questo periodo, no? Andiamo a vedere una possibile credenza limitante.
Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, perché ha diverse chiavi di lettura. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? Interessante. Io la metterei sempre con un punto interrogativo. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? Guardate, fateci una meditazione sia in forma, diciamo, affermativa, sia in forma interrogativa. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Intanto ringrazio tutte le persone che come sempre sostengono il canale, che mettono like, che commentano, che condividono, che fanno le donazioni, che si iscrivono. Quindi grazie davvero a tutti quanti. Wow, l'energia della vita. Allora, questa fatina vi ricorda di brillare da dentro, di rivelare tutto quello che avete di nascosto. Parla di portare alla luce le vostre zone d'ombra e qui ho come la sensazione che per qualcuno sia riferito o al vostro modo di percepire la madre, la figura materna, il vostro modo di essere madri di voi stessi, il vostro modo di essere madri verso i figli che fisicamente avete, e anche per quello che riguarda la vostra femminilità, c'è qualche cosa che si può elaborare per tutto quello che riguarda la fertilità, la creatività. Vi dice di fondamentalmente riportare a galla le ombre che avete per poterle guarire. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!